Allora, bentrovati amici sul mio canale, qui parliamo di Fragmipedium, giusto per rimanere in tema un po' con... Allora, vi volevo far vedere, questo è il Fragmipedium Fritz Schomburg, uno dei miei preferiti, perché deriva dall'ibridazione del Fragmipedium Besse e il Fragmipedium Covaci. Due Fragmipedium scoperti di recente. Allora, guardate che meraviglia di radici, poi vi farò vedere in sovraimpressione com'era quando l'ho preso. Veniva da importazione, era ridotto un moncherino, poi ve lo metto nel video mentre vado avanti nella discussione, ve lo faccio vedere. Ho una foto, l'ho conservata apposta per voi perché ero incredulo che potesse venire fuori qualcosa da quel povero moncone. Allora, che ho fatto agli arbori della mia esperienza, l'ho messo nella fibra di cocco, pura, fibra di cocco della ditta Canna Coco Professional Plus, poi ve lo metto in descrizione. L'ho messo giù in fibra di cocco pura perché non sapevo, no, come gestirla, come farla, come rendere il meglio. Oggi aggiungerei un pochino più di agriperlite, aggiungerei qualcosina in più, però ecco, giusto per dimostrarvi che in pura fibra di cocco funzionano le cose, funzionano alla grande, non ci sono minimamente problemi. Questa è la realtà. Allora, le radici sono tante, non me ne va di toccarlo, di tirarlo fuori, anche se le radici, vedete, comincia a un certo punto della sua vita, comincia a fare il giro intorno, comincia a girare la radice su se stessa, guardate che percorso che fa. Allora, discorso stretti o larghi, non voglio dar peso con questo video al fatto delle radici larghe nel vaso, strette nel vaso. Per me l'importante è che l'ho portata a maturazione questa pianta. Questa dietro era quella originale con cui è venuto a casa. Siccome era da importazione, era talmente tanto stressato, povero Fragmipedium, che io l'ho messo lì proprio per scommessa, o la va o la spacca. È passato un anno e mezzo. Allora, diciamo che la fibra di cocco riesce a rimanere un po' come lo sfagno, sempre costantemente umida, cioè quando imbiondisce un po' sopra la bagno e via. Non lascio 2 dita d'acqua sotto perché non mi fido con la fibra di cocco di fare questo discorso. È vero che qualcuno dice i Fragmipedium prediligono anche 2 dita d'acqua, non è un problema. L'importante è che sta bene, quando farà il fiore ve lo farò vedere, quindi questo per dirvi che pura fibra di cocco, siccome asciuga e passa ossigeno, perché non è come il terriccio normale delle piante, quando noi compriamo le piante compriamo il terriccio universale, questo è tipo terriccio universale, però siccome è fatto dalla fibra di cocco, da quei filamenti, dal mallo della noce di cocco, eccetera, scarti sicuramente industriali di quando fanno i vestiti, eccetera, tutto il gran discorso dell'industria che poi produce scarti, che poi questi vengono lavorati, tritati e ridotti a condizioni di terriccio. Dicono che è eterno perché poi una volta tolto dal vaso, se ce ne aggiungete un altro pochino nuovo, lo rimescolate, va avanti ancora per anni. Quando siete stufi della fibra di cocco la buttate nel terreno e seguita ad essere ancora un terriccio. Oppure se siete stufi di quando lo tirerete fuori dal vaso lo potete mettere sui Gymbidium. Insomma, dicono che la fibra di cocco è inesauribile. Questa qui sta 1 anno, sta benissimo, quindi tante volte uno dice fibra di cocco ha una durata relativa, poi eccolo qua, e poi vedremo andando avanti, vedremo vivendo com'è la situazione. Sono soddisfattissimo, spero di dimostrarvi che tante volte lasciate a se stesse o la va o la spacca, la pianta forse sente, pare che la pianta sente qualcosa, cioè come per dire, se gli diamo tante coccole, tante attenzioni, la pianta dice grazie e quindi non sviluppa forse una sua istintività, non lo so, un discorso sarebbe da essere più profondi conoscitori della natura delle piante. Tante volte lasciate a loro stesse già hanno un meccanismo di, eccolo qua, meccanismo di funzionamento, di funzionabilità, di sostenibilità, non lo so che aggettivo mettere. Il fiore è bellissimo e quando c'è
avrà voglia di farci vedere il fiore, ve lo documenterò. Spero di avervi fatto vedere che con poco impegno, cioè praticamente l'impegno della fibra di cocco, l'impegno dello sfagno è esattamente lo stesso, non devono mai asciugare completamente e devono rimanere umidi. Io penso che a oggi, dopo un anno pieno di esperienza con la fibra di cocco, sfagno e fibra sono esattamente la stessa cosa. Andate tranquilli, se non vi fidate non la utilizzate, se volete fare come me provate e poi vedrete un po' quello che viene fuori. Bene, grazie di avermi seguito, al prossimo video o al prossimo fiore. A presto.